la parte di espressione corporea e poi ci vediamo la prossima volta con Emanuela che finiremo con il lavoro sull'opposizione e arriviamo alla conclusione. Dividerei questo incontro in 3 momenti. Il primo momento cerchiamo di chiudere il cerchio se è possibile, quindi velocemente con queste slide rivediamo le cose che abbiamo fatto insieme rapidamente. Proviamo a metterle in pratica aggiungendo gli ultimi 2 step che non abbiamo approfondito nelle volte precedenti e poi suddivisi in gruppi nell'ultima ora, io penso che in un'ora dovremmo insomma più o meno, proviamo a fare il famoso team building, quindi la costruzione per gruppi di lavoro e l'idea di proposta di inclusione da far sì che i ragazzi vengano a fare sport che ognuno di noi può proporre. Lo vediamo insieme, insomma, abbiamo preparato un format con delle domande alle quali ognuno di noi poi risponderà, insomma vedremo. Adesso cominciamo un po' dall'inizio. Allora, l'inizio è di questa meraviglia di progetto e le proposte di allenamento. Allora, le attività motorie in collaborazione, che sono quelle di cui io mi occupo, hanno come obiettivo la relazione con l'altro e l'armonia del gruppo. Sono i 2 punti ai quali noi dobbiamo ragionare. Questo è un gioco che si fa con un gomitolo di lana. Se avete voglia, 5 minuti proviamo a sperimentarlo. Si entra in relazione uno con l'altro. Sì, ok. No, aspetta che arrivo, scusate. Niente. Penso Giuseppe. Va bene, va bene. E questa è la visione di sintesi, cioè quello che abbiamo fatto finora è quello che andiamo a ragionare. Nel gruppo, quindi il primo momento, l'inserimento nel gruppo e lo svolgimento di compiti insieme. Il contatto, quindi per riuscire a recuperare la problematica del contatto che c'è stato subito dopo il Covid e con tutti i piccoli esercizi che abbiamo provato velocemente a fare. Ristabilire quindi con tranquillità il contatto con l'altro, recuperare il distanziamento e la relazione con gli altri. L'altro punto di nostro interesse sono giocare, arrivare a tutto questo giocando, quindi giochi che ci portino ad acquisire fiducia e confidenza. E poi il famoso compito di realtà di cui abbiamo parlato alla prima lezione quando abbiamo parlato di competenze, perché la sfida sarebbe quella di riuscire a lavorare in maniera sincrona, in maniera armonica, la scuola e il mondo dello sport. In questo momento il mondo della scuola ragiona con questa nuova pedagogia per competenze e per competenze dovremo lavorare anche nell'ambito sportivo. Il compito di realtà è il compito che noi andiamo ad assegnare ai nostri studenti, ai nostri atleti, ai nostri allievi, si chiama compito di realtà, cioè il compito che li mettiamo in pratica e sul quale poi andiamo a valutare se ci sono stati dei progressi o meno. Si parla quindi di progettare qualcosa e quindi il programma lo inseriamo nel progetto. Il progetto è un qualcosa di flessibile che può sempre modificarsi a seconda di come ci troviamo di fronte i nostri allievi, atleti. Infine la creazione di gruppi, i nostri gruppi che abbiamo lavorato ma anche nell'ambito scolastico, per cooperare, scambiarsi impressioni, rielaborare in gruppo, collegare le esperienze e sulla base della propria realtà, quindi se io vengo dall'atletico, vengo dal judo o vengo dalla ginnastica, riuscire comunque a trovare quei punti di comune, quei momenti di incontro che ci possono portare a crescere insieme e a crescere anche sulla base di quello che solitamente io non utilizzo, perché magari non fa parte del mio corredo. Ecco, questi sono i famosi 4 ambiti di competenza. Il Ministero, MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito si chiama, ha dato delle indicazioni, quindi ci ha indicato come lavorare e ha detto fondamentalmente ci sono 4 aree di competenza, 4 ambiti, li abbiamo divisi cioè noi con i colleghi l'abbiamo colorati in maniera diversa. Io sono esperta nel linguaggio del corpo e quindi della modalità comunicativo-espressiva. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, la salute, il benessere e il gioco. Tutto quello che è gioco, non inteso solo come gioco ludico, ma anche come gioco sportivo, come gioco sport e quindi
regolamentato, come può essere il basket dentro la federazione, nell'ambito dell'interno del CONI e così via. Ecco, questa è la progressione che io ho cercato di sviluppare. Siamo partiti dallo spazio personale, se vi ricordate la scala, quella che abbiamo fatto, raggiungere punti precisi nello spazio, era semplicemente un esercizio, come le scale della musica, un esercizio che noi andiamo a rifare, a ripetere per avere la consapevolezza della posizione del nostro corpo, spazio personale all'interno della nostra cinesfera e il movimento all'interno della cinesfera che vada perfettamente a raggiungere determinati punti che la scala ti indica e che servono in tutte le discipline sportive. Io non ho le competenze che avete voi sul judo o sulle arti marziali, ma sul basket o sull'atletica o sulla pallavolo, se io vado a muro devo perfettamente essere allineata rispetto alla rete, ad esempio abbiamo un tecnico di pallavolo nostro, perché se il mio salto non è verticale io vado a fare invasione ad esempio sulla rete. Quindi conoscere esattamente come il mio corpo si muove e come ci ha indicato il Ministero nello spazio e nel tempo. Dallo spazio personale si va al lavoro sull'accoglienza, alla condivisione degli oggetti. La condivisione degli oggetti, ad esempio, abbiamo provato a fare in cerchio, e lo ripetiamo poi nella parte pratica, semplicemente mandandoci una pallina a conoscerci uno con l'altro. Questo può essere un gioco di prima entrata con una squadra, con un gruppo di ragazzi, semplicemente per renderli tutti insieme parte del gruppo. Questo gioco poi lo vediamo successivamente. Lo spazio generale, una volta che entro nello spazio generale, vado fuori dal mio spazio personale, quindi entro nello spazio generale, posso incontrare l'altro, cominciare a elaborare il concetto di contatto, il concetto di relazione, di vicinanza, di distanza, di dinamica e anche espressiva. Infine, non so perché fa così, perché dorme. Tutto questo io ho cercato di realizzarlo attraverso quella che è la mia competenza e quindi il discorso espressivo, e quindi nell'ambito delle 4 aree ho dato priorità al linguaggio del corpo, però sia chiaro, questo è importante e lo vedremo in pratica, non esiste una sola area di competenza, esiste privilegiare un aspetto, e quindi un aspetto del movimento e dell'area di competenza. Questo è molto importante nella valutazione, ad esempio. Ammettiamo che nello spazio generale il primo elemento sul quale vado a lavorare sia il contatto, quindi cercare di ristabilire il contatto. Il mio focus, il mio compito di realtà, la mia valutazione è la relazione con l'altro. Decido che questa esercitazione che andiamo a fare deve avere come obiettivo specifico di apprendimento la relazione con l'altro. E quindi andrò a vedere come i miei studenti interagiscono l'uno con l'altro dal punto di vista della relazione. È chiaro che ci saranno 6.000 altre cose che posso io valutare, che sono lo spazio e il tempo, che sono il gioco che gli ho proposto, le capacità condizionali, le capacità coordinative, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui vado a valutare, e soprattutto nel momento in cui la mia è una valutazione per competenze, devo focalizzare l'attenzione su una cosa. Quella vado a valutare, però è chiaro che ci sono tutti gli altri aspetti del movimento. Allora qui avete un po' di esempi, un po' di foto che ho tirato, che ho cercato, di momenti di competenza. Allora, la mia proposta di partenza è la partenza dal linguaggio del corpo. Partenza dal linguaggio del corpo e, se voi vi ricordate, vi avevo detto che dal punto di vista europeo, in Europa ci hanno dato 8 competenze chiave, che sono le competenze che tutti i cittadini dovrebbero avere, perché tutti quanti abbiano pari opportunità. In un lavoro come questo che possiamo provare, le competenze chiave europee che si avvicinano al nostro lavoro sono sicuramente imparare a imparare, quindi imparare a imparare anche da qualcos'altro che non è di mia competenza,
Io vengo dalla danza sportiva, ho determinati apprendimenti, determinate indicazioni che do ai miei studenti. Per me è stato molto interessante il lavoro che abbiamo fatto con Emanuela la volta scorsa, quando abbiamo fatto il contatto per terra, ad esempio. Io non mi sono mai trovata sdraiata per terra a cercare di spingere la persona fuori dall'ambito, quindi imparare anche da altre situazioni. Ed era un discorso di contatto che invece io avevo proposto camminando, toccandoci con le varie parti del corpo, toccandoci con il capo. Quindi ecco, riuscire proprio a fare in modo che ogni disciplina sportiva diventi un qualcosa che mi dà qualcosa di più. Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche sono sicuramente il nostro terreno, la consapevolezza e l'espressione culturale, perché ogni disciplina ha una consapevolezza, dona una consapevolezza allo studente e si esprime in maniera culturale in maniera diversa, viene da culture diverse. Nella mia disciplina, nella danza sportiva ad esempio, noi abbiamo 54 discipline. Fa ridere, perché 54 tipi di danza diventa una cosa pazzesca, però sono 54 espressioni culturali diverse. C'è l'espressione del flamenco, l'espressione del tango, l'espressione dell'hip hop. Ecco, questo è... sì, o stili, sì. O dialetti, se parliamo di linguaggio e parliamo di linguaggio del corpo, è come dire esistono infinite possibilità di linguaggi, il giapponese, il cinese, il tedesco. Ecco, una cosa, perché io ho insegnato tanti anni in un liceo linguistico, vi posso dire, io non ho competenze scientifiche su questo, però se una persona comincia a sapere una lingua, 2 lingue, 3 lingue, 4 lingue, diventa poi facile acquisire più possibilità linguistiche. Allora c'è forse qualche schema, qualche cosa che ci permette di acquisire maggiori possibilità e maggiori competenze, questo anche nello sport. Abbiamo fatto una lezione a scienze motorie 15 giorni fa, sono venuti 2 ragazzi su wheelchair, un ragazzo e una ragazza, e la cosa che hanno detto i 2 ragazzi sono stati, il ragazzo ha avuto un incidente, e quindi si è trovato in questa situazione. La prima cosa che hanno detto sia lui che lei è la sua compagna, quindi c'è una cosa molto bella, ecco. La prima cosa che hanno detto è stata, noi abbiamo avuto la fortuna di fare sport, facevano bodybuilding, facevano panca piana, quindi non facevano danza, però quando il movimento dell'essere umano è uno che tu curi determinati aspetti rispetto ad altri, comunque il tuo background di capacità di muoverti, di capacità di fare sport è condivisibile poi in qualunque tua disciplina vada, ecco. Questo è importante e soprattutto nella scuola è importante e soprattutto nei giovani. Quindi consapevolezza ed espressione culturale, anche se le espressioni sono diverse. Ecco, questo è quello di cui vi ho parlato prima. Nel lavoro per competenze, nella progettazione per competenze si deve lavorare per obiettivi specifici di apprendimento e si deve guardare solo quello che sto facendo. In questo caso, in questa proposta, entrare in contatto. Come entro in contatto? Allora, cosa devo andare a valutare per vedere che descrizione l'abbiamo fatto insieme, muoversi liberamente nello spazio, abbiamo messo una musica, la guida dell'insegnante, dimostrare di sapersi relazionare con i compagni con finalità comunicativa, disponibili ad accogliere e porgere il contatto. Perché io posso fare questa meravigliosa esercitazione, però poi mi trovo magari con dei ragazzi che non sono disponibili o meno, bisogna assolutamente lavorare poi in questo modo. Quindi la disponibilità ad accogliere e porgere il contatto. Una volta che io ho focalizzato, quindi ho l'obiettivo specifico di apprendimento e ho definito il mio compito di realtà, posso avere una scala di valutazione, si fa per livelli, si parte da un livello basilare, dalla non acquisizione, che adesso non si vede, ma la non acquisizione si spera insomma che si ragioni sul fatto che tutti quanti riusciamo a portarli al primo livello. A un livello basilare, ad esempio, livello basilare, realizza ed entra in contatto con i compagni applicando correttamente le indicazioni date e le diversità, gestualità suggerite. Nel livello base io guido il ragazzo a fare quello che è il mio obiettivo specifico di apprendimento. Nel livello intermedio si relaziona con più compagni, realizza in grado di variare in modo personale diversi tipi di contatto, tra cui lo sguardo, ad esempio. Lo sguardo abbiamo provato a farlo.
Vedrete che quando faremo il gioco, se abbiamo voglia, col rotolo con la matassa di lana, se io voglio mandare la matassa di lana a lui, io lo devo guardare. Cioè, se non parlo, se non lo chiamo per nome, devo stabilire un minimo di contatto. Lo sguardo è importante per noi tecnici che osserviamo, ma anche per gli atleti uno con l'altro che devono osservarsi, non solo osservarsi, ma avere anche visione periferica, capire cosa sta succedendo, cioè dove sono. Ok, e questa è una proposta. L'eccellenza, cioè un ragazzo quando, secondo il mio obiettivo specifico di apprendimento che ho proposto, quando sa sperimentare l'uso del corpo, scoprire movimenti nuovi, direzioni diverse, comunicare azioni, stati d'animo, emozioni, si relaziona con gli altri con tranquillità. È in grado di passare da un gesto spontaneo a uno intenzionale. Io voglio arrivare qui, voglio arrivare qui. La cosa interessante del lavorare per competenze è che questa non è una cosa fissa, perché quando io sono arrivata a questo livello ci sarà un ulteriore progetto per crescere ancora e andare avanti. Ecco, questo è lo schema del lavorare per competenze. Diventa interessante poi, Ecco, nel lavorare per competenze ci sono ancora due aspetti, e poi chiudo il discorso. Ci sono ancora due aspetti. Uno è l'autovalutazione dell'allievo, cioè l'allievo e l'insegnante devono avere la stessa idea di valutazione. Cioè io non posso pensare che lui merita 2 e lui pensa di meritare 10. Cioè dobbiamo, se la mia valutazione è trasparente e corretta, noi due dobbiamo avere la stessa idea di valutazione. Questo è importantissimo. Ed è importante ad esempio nella danza sportiva, perché nella danza sportiva c'è sempre il problema del giudice. Quindi, avendo sempre il problema del giudice, hai sempre da discutere se il giudice ti ha dato una valutazione corretta o meno. Cioè se le regole sono chiare, se la struttura è evidente, non ci deve essere questo discorso. Diventa davvero oggettiva la situazione. Anche qui, sempre sull'esempio che abbiamo fatto del lavoro di camminare, di realizzare contatto, ecco qua il ragazzo si autovaluta e dice: eseguo il contatto con più compagni, con più punti del corpo e ricerco un reciproco equilibrio statico, cioè riesco a fare questo. Oppure controllo la relazione con più compagni, con più contatti, tra cui lo sguardo, e ricerco un equilibrio in movimento. Terzo livello, padroneggio la relazione con soluzioni personali, sono anche capace a muovermi diversamente da come mi è stato suggerito, le so condividere con più compagni, mi lascio sollevare da terra con fiducia, sollevando un compagno con forza, delicatamente. Ad esempio, un'altra forma di contatto è sicuramente il sollevamento da terra, quello che nella danza si chiama passa due, ma che nelle arti marziali sono i termini tecnici, dovete dirli voi. Però ecco, avere la fiducia e riuscire a fare questo, insomma. Bene. Al termine si fa questo che stiamo facendo noi, cioè si vanno ad evidenziare le criticità, i dubbi, le problematiche, si verifica l'efficacia del percorso, anche l'insegnante deve fare la stessa cosa, e si verifica o meno il compito di realtà. Allora, quindi sono quasi verso il centro. Le prime proposte sono proposte rompighiaccio o ice breaking, le proposte di presentazione, eccetera. Proposta ad accogliere, porgere il contatto. La partenza è partire dalla non comunicazione e poi piano piano ridurre le distanze e variando i modi di entrare in collaborazione. Quindi si suggeriscono dei giochi per acquisire fiducia e contatto, si possono realizzare sollevamenti da fermi, spostamento, si possono cercare equilibri, fiducia, e il punto di partenza è la non comunicazione. Perché la non comunicazione? Perché nel momento in cui io imparo a non comunicare, una cosa che capita, che mi capita spessissimo, quando io faccio questo tipo di lavoro, o parlano fra di loro, o scherzano, o ridono, o non riescono assolutamente a mantenere la situazione, la concentrazione sul lavoro. Allora gli dai la non comunicazione, cioè non parlare, immagina di non conoscere nessuno, entra nel tuo movimento, sulla camminata, nello spazio. E quindi questo è il primo approccio. Incredibilmente il fatto di non comunicare ti porta poi maggiore facilità a comunicare. E cosa succede? Nella comunicazione comincio a lavorare su ridurre le distanze. Allora, questo cerchio
è il cerchio di una bolla spazio-temporale che si chiamava Hall all'epoca, lo scienziato, che ha studiato alla base della prossemica, si chiama prossemica, penso che conosciamo tutti, comunque la prossimità, lo studio del lavoro della vicinanza. Questo cerchio mi dice a quanta distanza e che tipo di spazio ho fra me e l'altro. E lo spazio intimo, lo spazio, quello della cinesfera, dello spazio personale dal quale siamo partiti, è quello della mamma che cura il bambino, è quello dei due fidanzati che si abbracciano. Lo spazio sociale è quello di uno, due metri. Se io mi presento a lui e dico piacere Antonella, la mia distanza è quella di 1 metro e questa è la distanza che noi abbiamo perso nel momento in cui siamo entrati nella situazione di Covid. Abbiamo impedito o abbiamo per necessità dovuto rinunciare a far entrare nello spazio intimo e nella zona personale le persone. E poi c'è lo spazio pubblico che è quello che in questo momento ho io, cioè tengo la distanza dagli altri e così via. Questo studio, che è appunto lo studio della scienza prossemica, è stato rivoluzionato insomma col concetto con la situazione di Covid nella quale ci siamo trovati. Però adesso noi dobbiamo recuperarle queste zone di vicinanza e di contatto. In qualunque sport noi si vada a lavorare, noi dobbiamo tornare a fare questo, con serenità e con tranquillità. Quindi procedo, se questo va avanti, ok, quindi ridurre le distanze. Punti di contatto, qualunque tipo di contatto possiamo immaginare, quindi dal piede, il gomito, la testa, tutte le parti del corpo e anche i sollevamenti, quindi anche l'abbraccio che ti porta nella danza del pas de deux poi, no? Non solo, il contatto non è solo contatto tattile, diventa contatto della vista, dell'olfatto, dell'udito. Io mi sono trovata a devo farlo sempre personale, farlo sempre della mia esperienza perché sono tanti anni che faccio educazione fisica, faccio prima. E mi sono trovata a fare un lavoro la settimana scorsa con un ragazzo che l'udito, insomma aveva difficoltà di udito. E lui la prima cosa che mi ha detto Antonella, ma io non sento la musica. E lui ha detto sì, ok, dice come faccio ad andare a ritmo? E io mi sono trovata molto imbarazzata perché non sapevo cosa rispondere e gli ho proposto ad esempio di sentire con la mano la vibrazione della cassa, perché con altri studenti avevo provato a fare questo. Ecco, vi dico che alla fine quello che dava il ritmo al gruppo è stato lui. E quindi la capacità appunto di entrare in contatto con gli altri, non solo col tatto, ma con tutti quelli che sono le nostre capacità sensoriali che mi danno il ponte fra me, fra il mio mondo, fra il mio spazio personale e gli altri. Questo è molto, molto interessante. Contatto dal punto di vista del linguaggio del corpo. Ecco, qui sono 4 immagini, non so se riuscite a vederle, poi insomma comunque le troviamo anche osservando, se noi andiamo a osservare, osserviamo dall'abbraccio, osserviamo ad esempio una situazione di rabbia, osserviamo una situazione leggera, una situazione accelerata. Ecco, questi sono elementi che qui ci vuole molto lavoro, perché questo è il concetto di analisi del movimento di Laban. Laban è un coreografo architetto che ha dato le basi della danza contemporanea e lui però ci dice che esistono 4 elementi base che se osserviamo la relazione li ritroviamo. Uno è, dice, lo spazio, quello di un pugno, oppure può essere quello di una carezza. C'era no quella canzone Un pugno e una carezza a mezzanotte sai? Ecco, questa è la differenza nella direzione, nell'intensità che do al movimento. L'altro è la velocità la velocità o l'accelerazione con la quale eseguo il movimento, perché nel momento in cui io do un pugno a lui la mia velocità è maggiore, nel momento in cui faccio una carezza il mio tempo è decelerato. L'altro è il peso è l'accento, l'accentuazione che io do alle cose. Anche in questo momento io sto parlando a voi, le cose che mi interessano, che voglio che vi entrino, io le accento, do peso alla cosa che faccio, e lo stesso nel movimento. E infine il flusso è l'energia, secondo me, il ritmo del movimento, cioè come conduco il movimento. Questo è. E quindi se ad esempio io andassi ad osservare questa foto
e la guardassi, e possono essere anche due miei studenti, vado sicuramente a osservare la vicinanza, vado a osservare il peso della situazione, la direzione della parola. Ecco, semplicemente con questi quattro elementi, chiaramente è come dire vi do 4 colori e poi facciamo tutte le sfumature, riesco ad avere tutte le sfumature del linguaggio del corpo e della relazione. Qui ad esempio vedete lo spazio è lo spazio è nullo, non c'è distanza nell'abbraccio e così via. Bene, vediamo se questo va. Forse siamo quasi arrivati, sì, siamo quasi arrivati. Allora, e quindi ancora quello che ho già detto prima, arriviamo alla fiducia e alla confidenza. Fiducia e confidenza, qui ci sono esempi tratti dallo sport, la finale di un gruppo di rugby o di basket o di pallavolo, sollevarsi, lasciarsi trasportare, lasciarsi abbracciare, muoversi insieme ad esempio. Ecco, questo è il lavoro che facciamo l'ultima ora, dalle 5 dalle 4 alle 5. Allora proviamo a fare questo team building, cioè siamo alla fase 6, all'armonia del gruppo. Questo team building che cosa significa? Significa che noi dobbiamo trovare un modo, divisi per gruppi, per riportare i giovani a fare sport. E come proviamo a fare questo? Proviamo a ragionare su un progetto, quindi divisi per gruppi. Io vi ho portato un foglio divisi per gruppi. Ora, io direi che ogni gruppo lo facciamo magari anche adesso, perché così poi possiamo provare a fare la parte pratica insieme. Ogni gruppo deve avere almeno diverse discipline, diversi elementi e quindi ogni gruppo poi lavorerà insieme. Abbiamo un format, proviamo a rispondere a queste domande e a creare un progetto. Di qui alla prossima volta cerchiamo di sentirci e ognuno di elaborare qualche cosa e poi insieme vedremo qual è il progetto da proporre. Eventualmente, Carlo, ti proponiamo qualche cosa per, a livello di comune, a livello proprio di regione, nazionale. Vediamo insomma quello che ci viene in mente. Intanto lo possiamo proporre ai nostri due partner. Ad esempio, ecco. Glielo possiamo inviare anche. Lo ragioniamo un attimo, oggi proviamo a fare una Possiamo bozza. riprenderlo e poi glielo mandiamo attraverso il nostro canale sia YouTube che... Sì, Giusto, sì. no? Possiamo farlo. In diretta anche quasi. No, ci ragioniamo insieme in quest'ultimo momento, ci ragioniamo insieme, poi insieme ci confrontiamo, ogni gruppo proporrà agli altri gruppi il proprio lavoro e poi insomma vediamo, arriviamo alla chiusura del corso con qualcosa di pratico e di operativo, insomma, di operativo soprattutto. Quindi in questo lavoro noi dovremo comunicare, collaborare nell'ascolto reciproco, quindi con empatia, quindi non ci arrocchiamo ognuno sulla propria posizione, ma cerchiamo di ascoltare anche le altre possibilità di lavoro, ci scambiamo impressioni, idee, le rielaboriamo in gruppo e ecco, la cosa importante, proviamo a collegare la esperienza con la propria realtà sportiva, non limitiamoci solo alla nostra realtà sportiva, cioè quello che facciamo colleghiamolo sicuramente, però la sua proposta che deve essere anche collegata alla mia realtà sportiva e alla vostra, insomma, quindi assolutamente interdisciplinare. Ecco, abbiamo provato a fare un planning molto semplice e io ho fatto 6-7 fotocopie, quindi vediamo quanti gruppi vogliamo fare. Quindi intanto diamo il nome al nostro team, al gruppo che lavora insieme, poi il titolo al progetto, a chi è rivolto, che cosa vogliamo proporre, come, dove, quindi il luogo, quando, in che periodo dell'anno, che risorse abbiamo bisogno, anche denari, e quindi la pianificazione, quindi una sorta di timeline con le azioni da intraprendere. E poi perché? Perché si pensa che sia efficace o meno questa proposta che facciamo. E la firma con il nome del team building. Ok? Ok. Allora io la parte teorica, se avete domande, se avete
qualunque cosa da chiedermi sono a vostra disposizione. Sì, la Sì. famosa bolla Sì, con i 3 livelli. sì, 4, sì. Lo spazio però che i ragazzi in qualche modo hanno utilizzato come strumento di comunicazione, che è sostanzialmente il web. Sì, quello è un bel problema. Dove si colloca questa? Perché in realtà relazioni ce ne sono state, scambi tantissimi, però su un altro tipo di dimensione. Questo è un bel problema perché il web è un ambito senza spazio e senza tempo. Però, quindi questo, infatti è per questo che dicevo che il discorso della prossemica si è, non dico impantanato, però ha avuto un momento di blocco nel momento in cui c'è stato il problema del Covid. Però io vi garantisco che il movimento non si è mai fermato. E nel nostro spazio personale ognuno di noi ha cercato di muoversi e secondo me, e anche questa cosa ne sono certa, queste iniziative che noi stiamo facendo sono molto importanti, perché il fatto di chiudersi in casa, sì, di fare sport, perché l'abbiamo fatto tutti quanti attraverso il web, con il corso di Pilates o il corso online, però eravamo soli, profondamente soli. E questo ha portato sicuramente a problemi di comunicazione, ma anche problemi di pigrizia, fondamentalmente problemi di pigrizia, perché a un bel momento se tu continui a stare chiuso, ma io per prima, cioè continuando a stare chiuso in casa non hai più voglia di uscire, quindi non hai voglia di... E allora questo tipo di lavoro è fondamentale per recuperare questi spazi vuoti che si sono creati nella situazione pandemica. Di questo vi posso garantire che ne ho avuto esperienza, ecco, ne ho avuto esperienza lavorando con i ragazzi, che poi noi siamo grandi, quindi tutto sommato la nostra dose di esperienza col contatto l'abbiamo avuta, e così come loro che sono studenti ma sono grandi. Immagina i ragazzi di 11, di 12 anni che si ritrovano a non poter avere contatti. È stato molto 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 pesante, sì, e bisogna assolutamente recuperare. Il problema però, secondo me, è il fatto che quelli che sono ritornati in palestra, eccetera, hanno continuato come prima. Perché sono quelli che invece, secondo quelli che Sì. ne avevano poco voglia, tutto quanto, si sono adagiati, e sono quelli che bisognerebbe recuperare. E questo è il nostro obiettivo. E come si fa però? Adesso vediamo, ognuno di noi Non ci nel si- senso a riportarli in palestra. E quello- questo è quello che noi dobbiamo fare con il nostro progetto finale. Cioè, dopo tutte queste riflessioni che abbiamo fatto in questi giorni, in questi incontri, quello che noi adesso dobbiamo mettere a frutto è proprio quello che stai dicendo tu. Cioè, come riusciamo a... Io le ho un paio di idee, penso che ognuno di noi qualche idea ha su questo, cominciamo a condividerle.